Ti hanno sempre detto che l'imprenditore deve essere il primo ad arrivare e l'ultimo a uscire in azienda. Ti hanno detto che all'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Benissimo, ti hanno mentito. Se tu devi essere sempre presente fisicamente affinché la tua azienda vada avanti, allora non hai costruito un business, hai costruito una prigione con le pareti di vetro in cui ti sei auto-imprigionato, auto-incastrato. La verità è questa: se sei indispensabile, sei un fallito come imprenditore, perché se tutto dipende da te, non la puoi scalare l'azienda, può crescere solo fino a quando non arriverai in burnout o ti verrà un infarto, perché non può dipendere tutto da te. Oggi ti mostro come un venditore di frullatori cinquantenne ha creato un impero non cucinando meglio degli altri, ma avendo dei sistemi migliori degli altri. E ti spiego come puoi letteralmente sparire dalla tua azienda in meno di 90 giorni. Parliamo di Ray Kroc. Ray Kroc non ha inventato l'hamburger. L'hamburger già c'era e ce n'erano veramente di molto buoni già in America. Quando ha incontrato i fratelli McDonald nel lontano 1954, è rimasto folgorato da una cosa che gli imprenditori in Italia quasi disconoscono: la procedura. Volevamo fare una cosa diversa. Sono venuta qui davanti a questo McDonald's, a uno dei tanti, dei migliaia di McDonald's che si trovano nel mondo, per farti vedere una cosa. L'edificio che trovi alle mie spalle non è solo un ristorante che sforna hamburger ogni giorno, ma è una vera macchina che stampa soldi quotidianamente. McDonald's vende prevedibilità. Che tu vada a New York, a Tokyo o in una piccola cittadina siciliana, troverai le stesse procedure e troverai lo stesso prodotto. C'è un sistema che garantisce la stessa qualità ovunque tu vada. E adesso torniamo in studio e analizziamo bene il caso. I fratelli McDonald avevano disegnato con un gesso su un campo da tennis l'esatta posizione dei dipendenti, della griglia, della friggitrice. Avevano cronometrato ogni singolo movimento. Quindi Kroc non ha comprato un'azienda, ha comprato un sistema. Il segreto di McDonald's, che oggi serve più di 70 milioni di persone ogni giorno, è che può prendere un ragazzino senza alcuna esperienza di 16 anni e metterlo al lavoro spiegandogli il procedimento in meno di 60 secondi. Questo perché è possibile? Perché l'intelligenza non sta nel dipendente in sé, bensì l'intelligenza sta nel sistema. In Italia andiamo molto fieri per la nostra artigianalità, che a volte è solo un modo elegante per parlare del caos non replicabile. L'artigianalità non si può scalare, il sistema sì. Se il tuo successo dipende solo dalla capacità di un singolo dipendente o dal tuo estro momentaneo, sei costantemente a un passo dal disastro. Adesso facciamo un calcolo che ti farà star male. Cominciamo a considerare il tuo incasso. Prendi il tuo guadagno netto e dividilo per le ore lavorate. Stiamo parlando di un guadagno netto annuale. Prendiamo per esempio 100.000 euro per le ore lavorate durante l'anno, che sono circa 2.500 ore. Stiamo considerando una media di 10 ore di lavoro al giorno. Quindi il guadagno orario sono 40 euro l'ora. Ora guarda la tua agenda di ieri e vai a considerare le azioni che hai fatto. Hai risposto ad alcune mail? Il calcolo del costo orario sono 15 euro l'ora. Hai controllato un ordine? È un lavoro da 12 euro l'ora. Hai risolto una disputa tra dipendenti, un battibecco tra dipendenti? È un lavoro da 10 euro l'ora. Quando tu fai questi lavori, stai rubando all'azienda 25 euro orari. Smetti di fare il dipendente, perché stai solo rubando soldi alla tua azienda e tempo a te e alla tua famiglia. Ti stai licenziando tu solo dal ruolo di imprenditore e stai facendo il dipendente a tempo pieno. Un imprenditore che fa il lavoro da dipendente
sta distruggendo il valore della sua azienda. Il tuo unico compito è quello di fare dei lavori che valgono 1.000 euro l'ora, lavori di strategia, lavori di gestione, lavori di controllo aziendale, creare sistemi, fare grandi negoziazioni, creare qualcosa di duraturo che porti valore nel tempo. Che nome splendido, McDonald's. Se non hai procedure e sistemi, sei condannato a fare il lavoro da povero per tutta la vita. Molti mi dicono: ho provato a delegare ma hanno combinato un caos totale i dipendenti. Certo, perché tu non hai delegato, hai fatto dumping, cioè hai scaricato alcune mansioni ai dipendenti senza creare dei sistemi. Per sparire dall'operatività devi considerare la tua azienda come un treno e usare la regola 10-80-10 che adesso ti spiego. Il primo 10% è la costruzione dei binari. Qui entri in gioco tu. Devi decidere la direzione in cui deve andare il tuo treno, la tua azienda, quindi i binari. Definisci lo standard. Voglio che il lavoro venga fatto così, secondo questa procedura, in questo modo, seguendo queste regole. Se non costruisci i binari, il treno andrà dove vuole lui. L'80% è la corsa, quindi il treno che parte da un luogo e arriva a destinazione. Quando il treno viaggia è l'esecuzione del lavoro. Qui entrano in gioco i dipendenti, che grazie a una procedura scritta e dei sistemi chiari portano il treno dalla stazione di partenza alla stazione d'arrivo, quindi devono solo seguire i binari, non devono inventarsi nulla, devono solo seguire il sistema per far andare il treno. L'ultimo 10% è la stazione, cioè dove tu entri di nuovo in gioco e analizzi il risultato del lavoro svolto, quindi il percorso del treno è che sia arrivato in orario a destinazione e con un risultato ben preciso, quello che avevi già stabilito. Se passi il tuo tempo nell'80% nell'esecuzione, non sei un imprenditore, sei il macchinista di questo treno. E i macchinisti non diventano ricchi, diventano solo più stanchi. Creare questi sistemi richiede sia tempo che metodo. E so che tu imprenditore ne hai veramente poco. È proprio per questo che ho creato una scuola per imprenditori per accelerare il sistema. Non ti spiego solo il sistema McDonald's o come creare un sistema, ti do anche un template, un metodo da applicare, quindi procedure standardizzate, operative chiare, pronte da applicare anche in azienda da te. Se vuoi continuare però ad essere l'operario della tua azienda, non ti iscrivere. Se invece vuoi iniziare a delegare e creare un sistema che possa essere scalabile e che tu possa finalmente liberarti dall'operatività ordinaria, iscriviti cliccando nel link nel primo commento. Il posto di un leader e al timone non è nella sala macchine, quindi vai nel primo commento, iscriviti, clicca il link e riprenditi finalmente il tuo tempo e riuscirai così a gestire bene sia la tua azienda che la tua vita. Iscriviti anche al canale per non perderti i prossimi video, dove parleremo anche di come selezionare i talenti giusti per affidargli queste procedure. Ci vediamo nel prossimo video e ci vediamo dentro la scuola per imprenditori.